Chi mi segue su Instagram sa che questo scorso weekend sono stato in Germania per il Sim Racing Expo, più precisamente a Norimberga. E per chi non lo sapesse, perché non mi segua su Instagram, ai ai ai, signora Longari, vada a seguirmi su Instagram, anche perché là poi metto diversi aggiornamenti su quando vado in diretta, quando ci sono nuovi video, eccetera eccetera eccetera. Detto questo, non mi ero preparato nulla per fare un video, perché pensavo che al grande pubblico, cioè grande insomma, al mio pubblico non interessasse più di tanto la ciccia di questo Expo, però ho ricevuto molti messaggi che chiedevano comunque un riassuntone della cosa, quindi cercherò di fare quello che posso. Mi sono annotato quindi delle cose, quindi vi farò un riassuntone dicendo le 5 cose che mi sono piaciute di più questo Expo e le 5 cose che invece mi hanno fatto cagare. Partiamo con quelle che, utilizzando un'italianizzazione deficiente dell'inglese, chiamerei menzioni onorabili, ovvero delle cose che non rientrano nelle 5, però insomma volevo comunque menzionarle, ovvero che finalmente ho potuto toccare con mano i due volanti Fanatec BMW e Bentley, bellissimi, e sono anche fighi perché vanno anche nella macchina vera, cioè funzionano anche nella macchina vera. Però comunque li considero ancora un qualcosa solamente per gli sboroni con i soldi. Volanti però molto belli, hanno anche quel quick release nuovo di Fanatec che sembra molto più solido rispetto al quick release attuale dei prodotti Fanatec. Molto cazzuta anche la corona rally della Ford Puma, anche questa che viene utilizzato nella macchina reale, e utilizzarlo con VRC, insomma è stata una bella esperienza. Menzione d'onore anche a Q Controls, che ha presentato un paio di volanti fighissimi in collaborazione con Mercedes, e anche la nuova Corona GTX2 che sembra uscita davvero da un'astronave. Poi la cosa bella è che è anche leggerissima, cazzo, cioè quindi pure per servomotori non troppo potenzi questa secondo me è un'ottima opzione. Non bisogna avere per forza un Simucube da 18.000 Nm per poter avere il massimo da questa corona. Menzione d'onore anche a Race Room, che aveva uno stand con una dozzina di postazioni e facevano provare a turno tutti i loro nuovi contenuti che saranno pubblicati tra poco, tra quali ci sta anche la Praga R1 guidata da Jimmy Broadbent. E niente, queste macchine mi sono piaciute talmente tanto che mi sta risalendo la scimmia di riaccendere Race Room e pagare dazio per questi nuovi contenuti. Ho avuto anche modo di provare in diversi stand la versione 2.0 della pedaliera CSL Elite, e devo dire la verità, mi ha fatto davvero una bella impressione. Per quello che è, insomma, che comunque è una pedaliera, non dico entry level, però diciamo per un po' più dalla parte dei pezzenti che dalla parte dei facoltosi, come molte altre pedaliere sempre fatte vedere nell'Expo. Però facendolo vedere dalla prospettiva di un pezzente normale, il feeling al piede era davvero molto buono, quasi a livello di pedaliere ben più cazzute. Ma passiamo invece adesso alla top 5. Al numero 5 metto Logitech. Ho finalmente avuto modo di provare il suo Direct Drive, non mi ricordo il nome, lo metterò a schermo da qualche parte, in diverse occasioni, e mi ha veramente stupito come fosse stato naturale per me andare subito al limite con assetto corsa competizione. La parte forse leggermente più debole è quella dei pedali, che la pedaliera insomma non è male, ma non è sto granché. E poi sto fatto che ci vogliono per forza rifilare sto True Force, che la differenza onestamente non la noto tantissimo. Sì, ti dà più l'effetto della vibrazione del motore, ma a volte è troppo invasivo e non serve una leppa, a volte invece non si sente. Non lo so, fatica a convincermi personalmente il True Force. Però per in toto è un ottimo volante e chiunque se lo comprerà rimarrà sicuramente soddisfatto dell'acquisto. Al numero 4 metto i pedali col force feedback della Simucube. Porca miseria sti pedali. Ok, costano una fracca di soldi, va benissimo così. Però la differenza alla guida, raga, è sostanziale. Tu capisci subito quando l'ABS sta per entrare, quando la macchina sta per bloccare, e vai quindi di conseguenza con molta più sicurezza in frenata. Per chi si lamenta che costa una fracca di soldi, avete ragione, però d'altro canto, raga,
questo è solamente l'inizio dell'innovazione. Da qui dobbiamo aspettarci in un futuro prossimo qualcuno che produca una versione per pezzenti che potremo utilizzare anche noi comuni mortali. Al numero 3 metto la scoperta del VR. Allora, io avevo provato il VR solamente qualche anno fa in alcuni stand nemmeno di sim racing. E insomma non mi aveva fatto tutta sta impressione. Insomma, capivo che bello vedere le cose in 3D, ma niente di che, non mi impressionò più di tanto. Io ho provato in particolar modo un visore VR della Varjo. Non lo so, metto comunque il nome vero in descrizione del video. Non in descrizione, in sovraimpressione, come Mastrota con le pentole. Sempre Mastrota che torna in auge. Ma sono rimasto completamente estasiato dall'immersività. Era poi, tra l'altro, anche una delle postazioni con i pedali attivi della Simukube. Quindi, cioè, immagina l'immersività, una roba terrificante. E poi ho provato il visore anche in un'altra postazione che aveva il motion, cioè la serie che si muoveva a seconda della simulazione, al Nordschleife. Per la prima volta in un simulatore mi sono cagato addosso. Cioè, non nella realtà, cioè, sarebbe stato ridicolo. Nel senso che cioè, ho avuto un po' paura mentre andavo per il Nordschleife. E niente, sono rimasto basito per quanto fosse figo. Però purtroppo ancora si ritorna al discorso dei comuni mortali della fracca di soldi, perché quel visore costa sui 2000 euro e anche no, grazie. Però se un giorno dovessi andare sul VR devo puntare a quel tipo, a quel livello di qualità assolutamente. Altrimenti mi tengo il mio schermo singolo pezzente. Seconda posizione per Asetec, che dal mio punto di vista, dalla sim racer medio, credo che abbia dato l'offerta più appetitosa di tutto l'Expo, perché vendono volanti di fascia super uber potenza come l'Invicta, ma danno anche dei volanti come la Prima, che sono abbordabili per quelli che già insomma stanno pensando di andare su un volante tipo il Fanatec o il Logitech. Infatti danno un bundle che parte sui 1100 euro con corona e motore, che parte già da 12 Nm di potenza, quindi insomma non è proprio una passeggiata. Ma poi se ti viene il prurito di prendere qualcosa di più potenzo, invece di comprare la Forte, che sarebbe la loro base da 17 Nm, che insomma tanta roba, puoi comprare un kit che ti permette di trasformare la tua base entry level in quella più forte. Cioè, che poi costi nomi, Forte, la Prima, non si capisce una sega. Però, insomma, spero che ci siamo capiti. Inoltre, poi hanno un quick release molto figo, che è velocissimo per cambiare le corone, e molto solido. Ma non solo, ma anche hanno fatto degli accordi con aziende che producono volanti, tra le quali anche Cube Controls, che ho citato prima, per avere tutto integrato nel quick release. Quindi senza cavi che dondolano a destra e a sinistra, tu hai il tuo Cube Controls, quindi un volante di fascia altissima, col quick release figo di Asetec, e puoi utilizzarlo tranquillamente. Detto questo, però, i pedali della Pagani sono un po' una pacchianata. E anche quel kit che ti permette di utilizzare un vero motore dell'ABS per il freno, non lo so. Allora, era un prototipo, ma ogni volta che toccavo quel volante faceva un rumore. Immagino di notte io, come tanti adulti, sono costretti a fare sim racing di notte, e quel coso sveglia moglie, figlie, anche vicino del piano di sotto. Non è la cosa ideale. Ma al primo posto, tra le cose più belle di questo Expo, è stato incontrare le persone lì. Mettetevi dalla prospettiva del sottoscritto, che va completamente da solo senza conoscere nessuno, ed esce praticamente quasi a parenti con alcune persone. Per esempio la prima serata in cui sono uscito a cena con i ragazzi di Cube Controls, ma anche incontrare diverse persone conosciute nell'ambiente, anche su YouTube, far cenarci tranquillamente
parlare per ore di force feedback e sim racing proprio da veri nerd dell'ambiente. Il tutto poi con una naturalezza rara, perché in fin dei conti stiamo tutti lì per lo stesso motivo, ovvero che ci piace tanto giocare le macchinine virtuali. Un saluto in particolar modo a Random Callsign e a Lawrence Dusosua, che sono quelli con cui ho passato più tempo di tutti, ma tutti sono stati molto simpatici con me. Anche Davecam e Signora, ma poi Jardier, che poi mi aveva detto, dopo che io avevo dato la maglietta riavviamo, mi aveva detto, oh, se vieni pure domani ti do qualche altra cosa. Io mi ero scordato, il giorno dopo è venuto con il poster, cioè mi ero scordato io, si era ricordato lui. Quindi grandissimo. E più di tutti Craig, che è venuto da solo dal Kentucky per questo Expo, parlava con tutti, simpaticissimo, un personaggio. Il momento più epico è stato quando ho incontrato Tony Kanaan, uno che ha vinto poco il campionato IndyCar e la 500 miglia di Indianapolis, giusto per dire, che poi tra l'altro andava pure in giro per gli stand col mio stesso entusiasmo, che uno poi non se l'aspetta da un pilota reale, invece lui gasatissimo in giro. E insomma, stavamo lì a parlare, eravamo un gruppetto di noi e gli abbiamo chiesto se fosse venuto nell'edizione dell'anno passato, e lui che ha risposto no, sfortunatamente ero a fare una gara, cioè non in senso ironico, cioè era serio. Vabbè, magari l'aveva detto pure per cortesia, però mi ha fatto effettivamente ridere sta cosa. Passiamo invece alle cose un po' meno gradevoli di questo Expo. La prima è che c'erano effettivamente degli stand di cui non era proprio chiaro il loro, cioè cosa facessero. Cioè io addirittura ci stava uno stand che mostrava un nuovo prodotto, un nuovo volante, un nuovo servomotore, ma non me ne sono accorto fino a che non è dopo, perché stava in un angolino così, non c'era niente che indicasse oh qua c'è un nuovo volante, provalo. E niente, magari sono stato scemo io che non l'ho chiesto, però insomma già per il fatto che c'erano diversi stand e tu non era benissimo chiaro qual era il loro prodotto. Anche perché poi tutti gli stand avevano diverse postazioni di guida, quindi ok, benissimo, la postazione è figa, ma qual è il tuo prodotto? Era la sedia, il VR, i pedali? Non si sa, non si sapeva. E sempre in tema dell'allestimento andiamo al punto numero 4, ovvero la location. Dovete sapere che negli anni passati questo Expo si svolgeva nei pressi del Nürburgring, che insomma era un posto della Madonna, soprattutto per appassionati di motorsport anche reale, come noi sim racers. Però il problema è che stavano cominciando a sentirsi un po' strettini in quella location, quindi hanno deciso di spostare tutto a Norimberga. Da una parte è stato molto bello perché hanno messo un palco assurdo della Madonna, grandissimo. Poi anche certi stand come quelli di Asitec e Logitech erano molto grandi ed erano molto fighi. Di contro però forse c'era un po' troppo spazio, cioè stavano degli ambienti completamente spogli ed era un po' triste. Quindi si è passati dall'essere troppo stretti all'essere troppo larghi. Però chissà, magari si stanno preparando per gli anni successivi ad avere già più spazio per nuovi espositori. Flop numero 3 a 3D Rap. Allora, io premetto, ci collaboro con 3D Rap, grandi ragazzi, lavorano con passione e tutto. Ma cazzo, presenti un display e un volante nuovo, dici pure su Instagram, provatelo in anteprima, e poi dove si trova? In un angolino in fondo dietro al palco, che nessuno praticamente nemmeno ci passava là l'altro poco. La spiegazione è data dal fatto che c'erano diversi team e-sport che gareggiavano in alcune gare in diretta proprio dentro l'Expo. E questi stand di questi team e-sport erano dietro al palco nascosti. Quindi non erano in esposizione, erano utilizzati da loro durante le gare. Certo, uno poi poteva provare questi prodotti tra una gara e un'altra, ma tu, uno, dovevi sapere che stava lì, e due, dovevi, insomma, trovare il momento giusto. Non è proprio il massimo per pubblicizzare un prodotto. Flop numero 2, e questo però non è colpa degli organizzatori, non c'era Trustmaster col suo Direct Drive. Porca miseria. Cioè, questi qua presentano in pompa magna, dopo un sacco di tempo, sto nuovo benedetto Direct Drive, dopo che tra l'annuncio iniziale e quando l'hanno fatto effettivamente vedere sono uscite un'altra ottantina di aziende con lo stesso prodotto, e tu che fai? Non ti presenti ad un'occasione del genere? Insomma, sono stato molto deluso dalla loro assenza. Sapevo che non ci sarebbero stati, però cazzo. E alla posizione numero 1, come flop, il fatto che non c'era Ren Sport. Io l'avrei voluto provare. Pensavo, cioè avevo letto da una parte che forse c'era,
una build del gioco disponibile per provarla in questo Expo, invece niente, proprio calma piatta, nada. E lo metto sopra Trustmaster solamente per il fatto che Trustmaster è un po' più giustificata nel non esserci, perché è azienda francese, l'avevano proprio fatto annunciato da poco, fatto vedere fisicamente da poco. Direi che forse ci poteva ancora stare, ma Rainsport già c'è una build che gira dal 1962. L'azienda poi è pure tedesca, cazzo vi costava andare con un pullmanino là con una pennetta USB? Dai. In chiusura quindi questo Expo lo consiglio a tutti, quelli invasati di sim racing, anche solo per provare le cose fighe nuove, magari cose che non ci potremmo mai permettere, come motion rigs, visori VR pazzeschi e altre robacce che costerebbero quintalate di soldi, ma soprattutto per poi avere l'opportunità di parlare dal vivo con così tante persone di questo bellissimo hobby. Vi invito a commentare dicendo fondamentalmente cosa vi ha impressionato di più di questo evento, se ci siete stati, se avete intenzione di andarci in futuro. Io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.